Bentornati nel Teatro dei Sogni e nell'Arena della Verità, benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Nell'immensa opera della televisione turca, ci sono duetti che si spengono quando cala il sipario, e poi ci sono duetti che continuano a vibrare nei corridoi della memoria molto tempo dopo che la musica è finita. Oggi parliamo del fenomeno che è stato, e per molti, ancora è, Gökberk Demirci e Özge Yağız. L'epoca di Yemin è ormai un capitolo scritto, ma l'inchiostro, a giudicare dal brusio delle ultime settimane, non si è mai asciugato del tutto. Voci di riavvicinamento, sussurri di scandali digitali, teorie su cuori infranti, tutto si è addensato attorno a Gökberk come una tempesta che non dà tregua. Ma ieri, davanti all'ufficio di un produttore nella frenetica Etiler, quel cielo cupo si è squarciato. Gökberk Demirci è uscito alla luce del giorno e ha recitato un monologo che era in parte difesa, in parte filosofia, in parte una lettera d'amore a un passato che non vuole morire. Oggi scomponiamo ogni sillaba di quell'incontro, passiamo al setaccio gli spettacoli a buon mercato che ha condannato, i nuovi ritmi che sta imparando, e le due parole che hanno incendiato la rete, il mio tesoro. Prima di affondare il coltello nella verità, entrate nella nostra cerchia ristretta. Iscrivetevi, mettete un like per sostenere le nostre analisi profonde, e se volete aiutarci a tenere le luci accese e le storie in movimento, cliccate su Unisciti. Il vostro sostegno è il battito del cuore di Celebrita dalla Turchia. Ora andiamo per le strade di Istanbul. Per capire la portata di ciò che è accaduto, bisogna rispettare il peso della storia. La relazione tra Gökberk Demirci e Özge Yağız non è semplicemente cominciata sul set di Yemin, li è divampata. Una combustione di chimica scenica così potente da confondere i confini tra finzione e realtà, costruendo un fandom mondiale affamato di ogni briciola di interazione tra le due stelle. Nonostante gli anni trascorsi, nonostante i percorsi differenti, una domanda ostinata non smette di sospendersi su di loro: è davvero finita? Le colonne di gossip sono state implacabili. Hanno tessuto trame secondo cui Gökberk, schiacciato dalla nostalgia, stesse cercando una riconciliazione. A queste storie si sono aggiunte accuse digitali più torbide, presunti leak, schermate in circolazione, ritagli e fotomontaggi lanciati come frecce contro la sua reputazione. L'aria era avvelenata, intrisa di quella negatività che di solito fa sparire i famosi dietro muri di silenzio. Ma Gökberk ha scelto un'altra strada. Ha scelto di parlare. Non ha vacillato. Il suo atteggiamento, raccontano i presenti, era diretto, quasi disarmante per quanto sincero. Niente frasi confezionate da un ufficio stampa, niente scudi, ha ammesso l'oscurità attraversata di recente. Ho vissuto eventi che mi hanno fatto passare momenti difficili, ha detto con voce ferma. Nello stesso respiro, però, ha ribaltato la narrazione. Quell'oscurità non era un pozzo, ma un tunnel. Un passaggio. Ho fatto buon uso di questo periodo, ha affermato, come chi, uscendo dall'acqua, non tossisce ma inspira forte e ritrova un ritmo più deciso. Prima ha spazzato via le macerie. L'attore ha affrontato i cosiddetti leak, quelle schermate e quei pettegolezzi che nuotano nelle fogne dei social, con un taglio netto, chirurgico, e un disprezzo più eloquente della rabbia. È uno spettacolo semplice e a buon mercato, ha sentenziato. Nessun orgasmo di indignazione, soltanto il gelo della verità. Per fortuna non hanno fatto un Photoshop ancora più ridicolo. Tipo le ho detto di tagliarsi i capelli, e simili. Sono notizie completamente false. La sua frustrazione era palpabile, non tanto verso i rumori in sé, ma verso l'ecosistema che li nutre. Non c'è notizia, e allora escono queste sciocchezze, ha sospirato. Una critica all'industria della celebrità che si nutre di frammenti, che scambia la vita privata per proprietà pubblica da ritagliare e distorcere per un click in più. Chiamandolo spettacolo a buon mercato, si è messo sopra il frastuono, come un osservatore del circo che rifiuta di domare la tigre solo per divertire la folla. Ma se Gökberk non partecipa allo spettacolo a buon mercato, cosa fa? Costruisce un sé nuovo. Con una rivelazione che ha stupito molti, il bell'attore ha descritto il suo piccolo rinascimento personale. Mentre il mondo scommetteva sulla sua caduta, lui, in silenzio,
si dedicava all'arte e allo studio. Ho cercato di trasformare questo periodo in qualcosa di positivo, ha spiegato. E come si canalizza lo stress quando si è sotto i riflettori? Con il ritmo e con il movimento. Suono la batteria, prendo lezioni, ballo il tango. Insomma, mi tengo occupato. Fermiamoci un istante. La batteria è un cuore che si fabbrica con le mani, uno sfogo primordiale che batte la frustrazione e trova un battito nuovo. Il tango è controllo e abbandono, passione e misura, una conversazione senza parole. Non sono gli hobby di chi si piange addosso, sono le discipline di chi affila l'anima. Così la stampa e i fan hanno letto forza mentale, non sopravvivenza, evoluzione, non inerzia. Eppure, per quanto affascinanti possano essere i suoi passi di tango, i microfoni avevano un obiettivo, Osje Yats. La domanda era inevitabile. Le voci su un tentativo di riavvicinamento erano esplose, e le aste dei microfoni erano pronte a catturare una smentita o una confessione. La risposta di Gökberk è stata un capolavoro di intelligenza emotiva. Non ha evitato. Non si è irritato. Ha parlato con una calma che ha zittito la strada. Assolutamente no, ha detto, chiudendo con decisione la bara delle fantasie su un ritorno. Ma poi ha fatto qualcosa di inaspettato, ha spiegato il motivo. Perché non abbiamo mai litigato. Anche se ci siamo lasciati, Osje è una carissima amica. È vero, non ci vediamo da molto, ma per me è sempre stata importantissima. Non siamo mai diventati nemici. Dopo la rottura non ci siamo parlati, ma la amo, perché è molto importante per me. 2 frasi come coltelli e carezze insieme. Niente melodramma, solo lucidità. Non c'è riconciliazione, ma restano rispetto e amore. Quello è il titolo che ha rimbalzato ovunque. Ma tra le righe c'era molto di più. In un mondo in cui le rotture si confondono con i fallimenti, con la rabbia, con la cancellazione di foto su Instagram, Gökberk ha offerto un altro modello. Ha disegnato l'idea di una separazione pulita, senza detriti, solo distanza. Non abbiamo mai litigato, non è un dettaglio, è un colpo di spugna su ogni narrativa rumorosa. Significa che il loro addio è stato armonioso, anche se doloroso. E quando ha detto «la amo», non ha evocato il fuoco di una fiamma presente, ma la brace resistente di un sentimento che resta come il ricordo di un capitolo monumentale della propria vita. Una ricchezza che non si svaluta perché non la tieni in tasca ogni giorno. Un tesoro, appunto. Il mio tesoro. Bastate 2 parole per mettere a ferro e fuoco la rete. La reazione sui social è stata immediata e travolgente. Il mio tesoro è balzato in tendenza in pochi minuti. Il fandom, quella tribù devota che ha vissuto Yemin come una storia personale, si è diviso in 2 correnti emotive. Da una parte, chi ha letto una resa matura e rispettosa. La chiusura definitiva di una porta lasciata socchiusa troppo a lungo. Un uomo che riconosce il passato con grazia e cammina, stavolta, senza voltarsi. Dall'altra, gli irriducibili romantici, per i quali quella frase è stata la confessione di un amore finito ma indelebile. Per loro, «io l'amo» non spegne, ma copre di cenere una fiamma che non ha smesso di ardere. Hanno rievocato vecchie scene, hanno messo a confronto le parole di quel giorno con i dialoghi di Emir Tarun e Reyhan, come se la sceneggiatura avesse trovato eco nella vita. Non abbiamo mai litigato, è diventato uno slogan, una prova capace di smentire le cattiverie urlate in passato su una rottura furiosa. Da tragedia rumorosa a poesia malinconica. Ricordiamoci perché tutto questo conta. La relazione tra Gökberk Demirci e Osje Yats non è stata una scappatella da tabloid, ma una leggenda del gossip. È nata nel punto più alto della loro sinergia professionale, quando l'armonia sul set filtrava nella realtà dietro le quinte. Ogni foto era un evento, ogni sguardo un'analisi. Ma, come suggeriscono oggi le parole di Gökberk, quell'intensità era forse sostenibile solo per una stagione. Dopo la rottura, le loro strade si sono separate. Osje Yats ha continuato la sua ascesa,
consolidandosi come una delle attrici più richieste della scena turca, scegliendo progetti ambiziosi e dimostrando un carisma che cresce a ogni nuova sfida. Gökberk Demirci ha alzato lo sguardo verso nuovi orizzonti, cercando ruoli diversi, allenandosi, reinventandosi, tenendo fede alla disciplina che lo ha reso riconoscibile. Eppure, nonostante la distanza geografica che a volte si crea tra set, città e stagioni della vita, il legame è rimasto. Non ci sentiamo, ma l'amo ancora. Eccolo, il nocciolo, un legame di memoria, non di manutenzione. E Özge? Dopo parole così pesanti da parte sua, gli occhi si sono naturalmente spostati su di lei. Fedele al suo stile, Özge Yaz ha scelto il silenzio. Nessuna smentita, nessuna conferma, nessun comunicato. Nel linguaggio della celebrità, il silenzio spesso vale più di 1000 frasi. Le penne del gossip hanno letto in questa quiete una sicurezza, non vede la necessità di parlare. È centrale nella storia, preziosa, ma non è prigioniera del racconto. Il suo silenzio lascia che le parole di Gökberk stiano in piedi da sole, un tributo, non una sfida. Secondo i circoli più navigati del pettegolezzo, la dichiarazione di Etiler potrebbe essere l'ultima parola su questa saga, almeno per ora. Non c'è un ritorno segreto e non c'è una guerra al veleno. C'è un passato che ha lasciato un segno e un presente che lo onora senza doverlo rivivere. L'immagine che resta è nitida. Gökberk Demirci in strada, che rifiuta lo spettacolo a buon mercato, abbraccia il ritmo della batteria, impara a lasciarsi condurre e a condurre sul tappeto del tango, e tiene la memoria di Özge Yaz sul palmo della mano come un gioiello raro. Una chiusura sofisticata a un capitolo caotico. E noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questa immersione tra verità, ricordi e rumor. Se questo viaggio nel cuore di una stella vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi e condividete. E per chi desidera che possiamo continuare a raccontare queste storie con la profondità che meritano, il pulsante Unisciti vi aspetta. Entrate a far parte del nostro tesoro. Fino alla prossima volta, ballate il vostro tango e non accontentatevi mai di uno spettacolo a buon mercato. Da Celebrità dalla Turchia, è tutto. A presto!